Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo il carro e l'appeso. Sembra quasi che ci sia un movimento o che avete ritardato o che dovrete ritardare. Può essere un movimento, una scelta, una decisione, una strada da prendere, qualche tipo di focus, mi verrebbe anche da dire. O qualcuno si sente come legato nel dover fare una scelta. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutti i servizi che offro. C'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con il mondo. Ragazzi, qui secondo me o è un viaggio, un trasloco, qualche tipo di movimento, Regina di bastoni, fante di bastoni, 4 di coppe, abbiamo l'eremita, regina di denari, giustizia, sei di coppe e 3 di coppe. Bene ragazzi, allora adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il, diciamo, l'andamento generale del mese. Potrebbero anche arrivare, no, del mese no, del periodo, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro. Prima non vi ho detto che a luglio c'è la promozione attiva della lettura semestrale. Trovate il video, il link sotto, oppure mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione completa. Allora, partiamo da questo mondo, ragazzi. Qui o è una chiusura, l'arrivo a qualche traguardo, potrebbe essere un compimento, un risultato, oppure proprio come un viaggio, uno spostamento, considerato che anche qui abbiamo il carro. Allora, asso di spade e forza. Sì, potrebbe essere la chiusura di un capitolo e l'inizio di un capitolo nuovo, perché tutte e due queste carte mi parlano di una spinta in avanti, di una decisione che può essere presa o deve essere presa. Qui con l'asso di spade può esserci la necessità di parlare con qualcuno di questa decisione. Vi dico, secondo me molti potrebbero avere a che fare con situazioni legali legate a case, a trasferimenti, cose per lo stile. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Tre di spade. C'è come da sacrificare qualcosa qui. E re di spade. C'è come da cambiare delle regole. O mi viene da dire sacrificare la perfezione. Non so se per voi risuoni.
però è come se si dovesse bypassare alcune rigidità per riuscire, diciamo così, a adattarsi nella nuova situazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 7 di spade. 7 di spade, asso di pentacoli, regina di coppe, fante di bastoni nuovamente e matto. C'è come una sorta di ingenuità qui, ragazzi. Io credo che questo re di spade, al contrario, che potrebbe parlare sia di confusione mentale che di troppa flessibilità, sia un po' probabilmente come voi ve la state vendendo, come voi ve la state raccontando, perché questo 7 di spade non è che mi convinca molto, sinceramente. O vi state facendo andare bene delle cose che in qualche modo sapete che non vanno bene, ma qui avevamo detto che c'era la necessità di sacrificare qualcosa, quindi può essere che non vogliate, che ne so, sacrificare una parte del vostro tempo, una parte delle vostre energie, però che lo facciate perché pensiate che sia quello che è da fare, in realtà è come se non vedeste lo schema più grande. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 7 di coppe. Re di coppe e 5 di pentacoli. Cos'è che non vedete qui, ragazzi? Probabilmente qualche tipo di carenza pratica potrebbe essere con tutti questi fanti e il matto. Perché abbiamo anche un 7 di coppe. Sento che è come se qualcuno di voi non vedesse troppe alternative. Come se non si riuscissero a vedere possibilità extra senza perdere denaro, senza perdere tempo, senza questo sacrificio che bisogna fare. Andiamo a vedere l'eremita, perché con questa eremita al contrario io penso anche che qualcuno di voi pensi di non riuscire a farcela da solo o da sola. Difatti abbiamo un 9 di coppe e la carta della luna che mi ritorna un po' con questo 4 di coppe e il 7 di coppe. Io sento che non avete come una visione completa, cioè una visione piuttosto ridotta della cosa, iniziale, iniziatica mi viene quasi da dire. E, e per quello secondo me che c'è come un momento di attesa con questo appeso prima di effettuare la scelta del carro. Andiamo a vedere la regina di denari. Io credo che molte persone non abbiano la sicurezza in se stessi di dire sì, ho tutti gli strumenti per, sì, ho il denaro che mi serve per, sì, ho tutte le conoscenze di cui ho bisogno per. E vi dirò che con questo 9 di coppa al contrario e l'eremita al contrario e la luna al contrario, sento che qualcuno di voi ha bisogno di questo appeso, c'è da vedere le cose da un altro punto di vista. E vi devo dire anche la sincera verità, vi sento anche un po' pigrotti nel fare un movimento, è come se voleste giocare a colpo sicuro, sapere che se giocate vincerete, però non è così che funzionano i giochi. Andiamo a vedere la regina di denari. Giustizia, di nuovo, carta che si ripete, cos'è che dovete rimettere in equilibrio? E 2 di spade. Andiamo a vedere questa di giustizia. Diavolo, 2 di coppe.
Sì, 2 di coppe e 10 di spade. Mm. E dunque, ragazzi, io sento che qui per qualcuno potrebbe esserci qualche terza energia ed è interessante come in questo mazzo il mondo venga rappresentato con 3 persone e finiamo con un 3 di coppe. Non so se è un'energia necessariamente romantica, se è una terza energia tipo voi un'altra azienda e non lo so, l'ispettore qualità che rompe l'anima per dire, però c'è da mettere le cose in chiaro con questa giustizia. C'è da muoversi, ragazzi. C'è da trovare o sì delle alternative a quello che non vedete, perché c'è bisogno di rimettere le cose in regola, soprattutto a contratto, perché avete 2 carte della giustizia e qualsiasi accordo abbiate che non sia ufficiale, c'è la necessità di ufficializzarlo. E vedendo questo diavolo e 2 di coppe, entrambe al contrario, io sento che o così o niente. È un po' una cosa, cioè, non dico che sia un ultimatum, però non lo so. È come se non vi stesse bene qualche cosa di questa terza energia, di questa situazione, di questa relazione, delle cose come si stanno evolvendo. E penso che questo re di spade sia un po' il ok, lasciamo andare, vediamo come va, c'è questa nuova opportunità, la colgo, però poi è un po' come, ok, ma io sono inesperta o inesperto in questo nuovo settore, oppure non so se è quello che voglio io, se fosse una questione romantica, c'è come un po' il delimitare dei nuovi confini. Andiamo a vedere il 6 di coppe, 5 di spade, torre, andiamo a vedere il 3, 9 di spade, e il giudizio. Ragazzi, io sento che vi renderete conto che c'è una vocina dentro di voi che continua a giocare come a vostro sfavore. Ora, questa terza energia di cui vi parlavo può essere la vostra vocina interna, il vostro ego anche, o la vocina di qualche familiare che vi dice no, non ce la farei mai, o no, devi fare così, o non lo so. Può essere una terza persona fisica o una situazione che c'è come da prendere un po' così, un po' con le molle. Ehm, sì, ma di nuovo 6 di bastoni. Io sento che con questo 6 di coppe o è un sogno o è una relazione che avete da parecchio tempo. Potrebbe far riferimento, essendo un 6 di coppe, ai figli, quindi anche a una situazione tra genitori e figli, però dove c'è da ufficializzare certe cose, dove c'è da regolarizzare certe cose. Probabilmente ehm, qualcuno di voi sta guardando a lungo periodo nel futuro con questo giudizio. C'è bisogno come di, sì, di creare come nuove dinamiche. Sento che è come l'inizio di un nuovo percorso da definire, che sia con persone che conoscete già o no, è come un nuovo momento della vostra vita. Andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è senza lavoro. Allora, ci sono buone probabilità che possiate iniziare nel momento in cui vi muoverete. Perché ho la sensazione che siate un po' lì del tipo, ah, ma io i curriculum li ho mandati, del sospetto. E che senso ha aspettare? Cioè, nel senso, voi mandate curriculum fino a quando prima o poi non arriverà una mail di risposta.
Ehm, non lo so, come la sensazione che qualcuno di voi aspetti di capire qual è la strada giusta, aspetti di capire qual è il settore che si muoverà di più o cose per lo stile. Non vi sento molto, come dire, agguerriti nel cercare un nuovo lavoro, ok? Questo intendo. Però è anche vero che avete due volte la carta della giustizia, potrebbe esserci qualche tipo di accordo, magari preso adesso per iniziare a settembre o cose per lo stile. Per chi fosse occupato, allora non vi sento in un buon periodo, secondo me. Poi ovviamente non risuonerà per tutti, però l'energia che ho più forte è il fatto che non vi sentiate visti, non vi sentiate valutati, apprezzati per quello che fate. Ehm, Sento come un'energia stantia. Qualcuno di voi potrebbe essere stufo del turno di notte o stufo di quei turni stancanti, soprattutto se magari lavorate nei ristoranti, nei locali dove sono aperti la sera e fate sempre tardi, oppure chi magari proprio fa il turno di notte e c'è come voglia di qualche cosa di nuovo, c'è come voglia di interrompere la routine. E può esserci una modifica del contratto se parlate. Se state aspettando un trasferimento, è un buon periodo per chiederlo. E se state aspettando qualche cosa che vi hanno promesso secoli fa, è il momento giusto per piantare i piedi, perché sento che qualche risultato ve lo porterete a casa. Combattendo, tirando fuori le unghie e i denti, però sì che ce la farete. Per le persone che sono autonome, anche lì c'è bisogno di cercare un'altra strada, sento, come se qualche cosa fosse giunto al termine, qualche tipo di servizio o prodotto non fosse più utile, fosse necessario toglierlo dal listino, è come ora di fare una sorta di restyling. Qualcuno di voi potrebbe pensare di non essere in grado di, per esempio, faccio un esempio, sistemare tutta la parte dei social da solo o è come se, se pensaste di aver bisogno di qualcuno. In realtà è come se doveste solo muovervi. Cioè, che sia vero o no, l'importante è iniziare a cercare qualcuno, iniziare a capire come si fa, iniziare a capire, insomma, con questo asso di spade sento che dovete mettere come le idee in ordine, perché con questo re di spade al contrario mi dice che ancora non ci sono. E tenete presente che si finisce con un 5 di spade, quindi anche lì si inizia, perché si passa da un re a un 5, quindi c'è come meno pensiero mentale. Ehm, Potrebbero anche cadere, diciamo, certi pensieri, certi modus operandi, certe alleanze, certi modi di pensare per qualcuno. Ehm, Devo dire che la cosa che mi colpisce è che secondo me ci sarà qualche tema legato al passato per voi, soprattutto se ci sono questioni legali con clienti, dipendenti, fornitori, non lo so, è un capitolo che si chiude in questo periodo. E c'è anche un 3 di coppe, quindi secondo me qualche festeggiamento lo farete, qualche risultato lo porterete a casa. Se parliamo di soldi, è un buon periodo, ragazzi, non vi sento male. Vi sento nell'abbondanza in realtà, con dei risultati che potrebbero arrivare. Diverso il tema per i progetti, nel senso che potrebbe essere necessario investire qualche soldo in più per portare avanti dei progetti che sono già in essere, oppure sento che qualcuno potrebbe fare come degli investimenti sbagliati, quindi attenzione se dovete investire in questo periodo, se ci sono, non lo so perché vedo un giornale tipo, non il giornale quotidiano, un giornale tipo i settimanali con le pagine lucide.
Non so, magari un'informazione che vi serve. Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, se siete senza partner, sento che verso la metà del mese potreste effettivamente conoscere una persona, iniziare ad avere come questa chiacchiera, questo scambio intellettivo proficuo. Potrebbe essere durante un viaggio per qualcuno. Sento che comunque vi divertirete parecchio, ok? È un momento, è una fase dove è positivo conoscervi. Sì, vi sento anche abbastanza in sintonia, sinceramente. Però vi dico che alla fine del mese potrebbe arrivare un'altra persona o addirittura ritornare qualcuno dal passato. Sento come due energie comunque, quindi è come se in questi 15 giorni potessero interagire più di due energie intorno a voi. Segni zodiacali non credo di averli detti, adesso ve ne do qualcuno. Allora, potrebbero essere Sagittario, Ariete, Pesci, Leone, Vergine, Bilancia. Ah no, scusate, stavo già estraendo, mi mancano ancora le coppie e le coppie clandestine. Allora, chi è in relazione? Chi è in relazione, ragazzi, sento che metterà le cose in chiaro, C'è tanta affinità, però qui c'è sempre sto tre di spade. È un po' come se voi doveste chiudere gli occhi per far funzionare il tutto e ad un certo punto vi direte no, ma le cose devono essere in equilibrio perché se no non può funzionare, si crea solo come tossicità e lo vediamo perché lì avete il diavolo. Quindi si tratta di ripristinare gli equilibri. Io sento, allora, dipende sempre da quello che volete voi, però c'è una torre. Quindi non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un ultimatum serio del tipo o si fa così o non mi interessa. Perché io ho come l'idea che qualcuno di voi abbia già vissuto certi tipi di dinamiche in passato, che sappiate già dove la cosa può andare a parare e che non vi aggradi tanto, e quindi è un po' come mettere le cose in chiaro, no? E potrebbe aprirsi il tema figli per qualcuno e per qualcun altro la casa. Anche se sento che non è un tema vostro, potrebbe essere un tema più del partner che vostro. Tipo andare a convivere, affittare casa insieme, comprare casa insieme, quelle cose lì. Per chi fosse in una relazione clandestina, senza etichetta o difficile, io credo che potrebbe esserci come una conversazione risolutoria o rivelatrice che darà come un nuovo aspetto, se vogliamo, alla relazione, però definirete voi certe regole, secondo me, con questa giustizia è un po' il no, voglio fare le cose fatte bene. Non vi nego, ragazzi, che per qualcuno di voi, questa persona che conoscete potrebbe essere una persona già sposata, che non sta più bene nel proprio matrimonio o che è in via di separazione. E io credo che sia quello il motivo per cui ci siano tutti questi fanti. È come un vediamo come va, vediamo come si sviluppa la cosa perché quello che mi dice questa persona non mi convince tanto. Ricordatevi che qua c'è un 7 di spade, C'è qualche bugia che voi potreste annusare.
Ok, andiamo a vedere. È come se prima di prendere una scelta doveste guardare le cose da un'altra prospettiva. L'oracolo è la carta numero 29 e vi dice respirare, prendete fiato fondamentalmente. E non fatevi prendere dall'ansia o dal devo scegliere. Ricordatevi sempre, ma queste sono tutte cose che io spiego molto molto bene nei video degli abbonati. Ricordatevi bene che voi riconoscete l'alto dal basso astrale, perché il basso astrale è quello che insiste, è quello che vi mette fretta, è quello che vi dice dai, è una bella occasione, firma, non vedi, dai. Cioè vi fanno il coco wash, come si dice in spagnolo. Coco sarebbe la testa e wash è in inglese, il lavaggio del cervello. E avete un 5 di spade qui, eh. Quindi prendetevi i vostri tempi, non abbiate paura a dire no, a mettere i paletti, mi viene un po' da dirvi. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, oppure lo potete fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, ma ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma sono tutti gli studi che io ho fatto in decenni di formazione personale e professionale che sono condensati e messi lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in due, 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!